E quindi io vado. Allora, buonasera, noi siamo molto felici di partecipare a questa iniziativa per mostrare quello che è una piccola parte del patrimonio che si conserva nelle strutture in cui lavoriamo. Siamo tre rappresentanti di tre strutture dell'Università di Pavia, e in particolare Alessandra, che rappresenta l'archivio storico dell'Università, Silvia, che rappresenta il Museo Golgi, e io, che mi chiamo Carla, che rappresento il Museo per la Storia dell'Università. Le nostre strutture hanno un patrimonio differente, che però a volte serve, diciamo, è complementare, e i documenti conservati in una struttura chiariscono quelli conservati nell'altra. Quindi ci è sembrata un'occasione per mostrare ciò che abbiamo, per mostrare tutte le interconnessioni dei documenti che si conservano nei nostri archivi. E abbiamo preso diciamo, spunto da un bellissimo palazzo universitario che è stato un tempo una dimora nobiliare e che oggi ospita il Museo Golgi. Ci sono documenti legati alla nascita e alla vita di questo, diciamo, universitaria legata a questo palazzo in tutte e tre le strutture, e quindi abbiamo cercato con un piccolo video di ricostruire un pochino la sua storia. Quindi credo che possiamo farlo partire. Gli edifici storici sono testimonianza del susseguirsi generazionale. Le generazioni popolano le loro sale, i loro corridoi, determinano l'uso e il ruolo all'interno della comunità cittadina. Il Palazzo Botta d'Orno, oggi sede di alcuni musei del sistema museale d'Ateneo dell'Università di Pavia, ci racconta l'avvicendarsi di generazioni. Prima residenza nobiliare e fulcro della vita mondana cittadina, poi sede universitaria popolata da studenti, professori, scienziati e anche premi Nobel. A Torino e Pavia ci sono due edifici molto simili. Stiamo parlando del Palazzo Botta d'Orno di Pavia e del Palazzo degli Istituti Anatomici di Torino, che a partire dalla fine dell'Ottocento furono sede degli istituti scientifici delle rispettive università e furono progettati dal medesimo architetto ingegnere del genio civile, Leopoldo Mansueti. Se a Torino Leopoldo Mansueti si trova a progettare ex novo un edificio vicino al Parco del Valentino, a Pavia invece si trova a intervenire su una preesistenza, ovvero sul Palazzo Nobiliare dei Botta d'Orno, riconvertendolo in sede per gli istituti biologici dell'Ateneo. Testimonianza di queste glorie nobiliari sono le pitture murali ancora presenti nel piano nobile. Oggi gli edifici conservano una medesima funzione, ospitando i musei universitari. La serie documentaria di Palazzo Botta, conservata presso l'Archivio Storico dell'Università di Pavia, comprende materiale databile tra gli anni 80 del XIX secolo e gli anni 20 del XX secolo. La documentazione riguarda principalmente l'acquisizione di Palazzo Botta da parte dell'Università, i lavori di adattamento che avrebbero poi ospitato gli istituti scientifici, con il corredo di piantine, carte e disegni. Le trattative e le pratiche per l'acquisizione furono veramente molto lunghe e complesse. In una relazione dell'allora rettore Alfonso Corradi, databile al 1885, si evidenzia la necessità di dare più ampia ed acconcia sede in questa università a parecchi istituti della facoltà medica e di scienze naturali. Questa decisione
venne poi discussa anche nei consigli delle due facoltà e nel consiglio accademico, e la soluzione migliore fu appunto l'acquisto di Palazzo Botta. In primis avrebbero trovato sede gli istituti di anatomia umana, anatomia comparata, igiene e medicina legale, con i relativi istituti e musei. La Banca Popolare di Pavia avrebbe prestato al Ministero della Pubblica Istruzione la somma di lire 810.000 da restituire ratealmente in 12 anni. Invece la provincia, il comune e l'amministrazione del Collegio Ghislieri si sarebbero assunti l'onere di pagare gli interessi sul capitale concesso in prestito. Legate alla pratica vi sono anche le relazioni dei direttori dei vari istituti, per esempio quella di Giovanni Zoia, direttore dell'Istituto di Anatomia, in cui è allegata anche una piantina che riporta la dislocazione dell'istituto nel Palazzo Centrale dell'Università, dove si lamenta che nel 1881 c'erano esattamente le stesse condizioni presenti nel 1866, quindi a 20 anni di distanza la situazione non era cambiata. Alcune piantine degli anni 30 mostrano la dislocazione degli istituti all'interno del palazzo, per esempio il piano terreno, il primo piano, la turbina, lo stabularium, la camera di dissezione, l'acquario e anche la certosina, che era la parte sud dell'edificio. Presso l'archivio storico è conservato anche un fondo fotografico che raccoglie documentazione che segna gli eventi più importanti avvenuti nella storia dell'università e dà conto delle trasformazioni e ampliamenti architettonici. Di particolare rilevanza per quanto riguarda Palazzo Botta è questo piccolo nucleo di fotografie ascrivibili al 1925 circa e opera del fotografo Paolo Alessio, di origine piemontese, attivo a Pavia dal 1921 al 1969. È un nucleo particolarmente interessante e raro perché lo studio del fotografo andò distrutto nel 1944 in seguito ai bombardamenti e tutto l'archivio di lastre e fotografie venne perduto. Sono riportate le architetture esterne ed interne di Palazzo Botta e per esempio c'è anche un prospetto dell'ingresso dell'Istituto di Anatomia Umana, oggi sede dell'ingresso del Museo Cosmos. Per finire volevamo concludere con una fotografia, questa è del 1919, a noi molto cara e ritrae il premio Nobel Camillo Golgi seduto alla scrivania nel suo laboratorio di istologia. Il trasferimento del laboratorio di Golgi all'interno di Palazzo Botta andava a rilento e così i suoi studenti decidono di accelerare un po' i tempi e in una notte del gennaio 1894, sotto una fitta nevicata, trasportano a mano con delle carriole tutto il materiale dall'orto botanico ai nuovi locali all'interno del palazzo, di Palazzo Botta, che raccoglie poi i suoi ricordi all'interno di un volume e commenta così la vicenda. Dice: il giorno dopo il trasferimento eravamo al lavoro e il rettore, cioè Golgi, riceveva a Roma, spedito dall'aiuto dell'istituto, un telegramma. Il telegramma diceva: compiutosi trasloco laboratorio Palazzo Botta. Pensa commenta:
Sono convinto che Golgi non si sarà scomposto né stupito e che fra sé avrà sorriso. Fatto sta che egli, nella mattinata del giorno successivo, mostrava quel telegramma al ministro e sollecitava disposizioni. Valentina ha raccontato il modo un po' rocambolesco in cui è stato svolto il trasferimento dell'Istituto di Patologia Generale a Palazzo Botta. Questa vicenda è stata raccontata, come lei vi ha detto, da Antonio Pensa in un volume Ricordi di vita universitaria. Pensa l'ha vissuta quando era studente, ma poi la sua vita è stata legata all'Università di Pavia, è diventato professore ed è stato anche direttore di questo museo. Qui nell'archivio del Museo per la Storia dell'Università abbiamo un piccolo fondo che riguarda Pensa e che contiene, come potete vedere, una serie di fogli manoscritti e anche qualche dattiloscritto che sono proprio la redazione e la stesura di questo volume di cui Valentina vi ha parlato. Pensa, arrivati in età già insomma avanzata, aveva deciso di mettere sulla carta quelli che erano stati i suoi ricordi di gioventù e quindi descrive tanti episodi e anche tanti personaggi che siamo abituati a conoscere in maniera un po' ufficiale, in maniera che ce li fa sentire molto più vicini anche dal punto di vista umano. Ma non sono solo questi i documenti conservati nell'archivio del Museo per la Storia dell'Università che riguardano Palazzo Botta. Vorrei farvi vedere anche questi altri documenti. Vedete, questo ha la firma del rettore Golgi e riguardano l'elettrificazione del palazzo. Si parla di quanti corpi illuminanti, di quanti sono i termini per il termine dell'impianto e si nomina appunto la ditta incaricata dell'elettrificazione, che è una ditta per noi speciale. Si tratta della ditta delle officine Einstein Garrone. Einstein effettivamente è proprio la famiglia del famoso Albert Einstein. Della ditta facevano parte il padre Hermann e lo zio Jacob. La ditta era stata fondata a Pavia nel 1894 e vedete in queste immagini dell'epoca proprio la parte diciamo della ditta dove risiedevano le officine elettrotecniche nazionali Einstein Garrone lungo un tratto del Naviglio, e questo invece è un dépliant che proprio illustra la produzione della ditta. La famiglia di Albert quindi trascorse un breve soggiorno a Pavia e dopo la liquidazione delle officine e in seguito alla morte del padre Hermann si trasferì di nuovo in Germania. La famiglia dello zio invece di Jacob rimase a vivere in Italia. Jacob era un ingegnere, quindi inizialmente andò alle dipendenze, ma purtroppo la famiglia del figlio Robert andò incontro a un tragico destino legato appunto alle persecuzioni degli ebrei. I ricordi del soggiorno, dei momenti trascorsi a Pavia rimangono molto vividi in Albert e sono rammentati in questa lettera scritta in italiano nel 1946 a un'amica che aveva appunto frequentato a Pavia, che si chiamava Ernestina Marangoni e che era di Casteggio. Questi momenti diciamo sereni legati allo studio, alla musica e anche a momenti conviviali con altri ragazzi della sua età sono nella stessa lettera messi proprio in contrasto con i terribili anni della guerra. Ecco, quindi noi siamo qui a disposizione per qualunque domanda ci possa essere, per chiarimenti o per approfondire qualcuno degli argomenti che avete visto nel video. Quali sono i documenti più antichi che avete in archivio? I documenti più antichi che abbiamo in archivio. Allora, a seconda degli archivi cambia la situazione, nel senso che al Museo per la Storia dell'Università, che è quello in cui lavoro io, il documento più antico è della fine del XIV secolo ed è un documento molto bello, molto prezioso, che contiene gli statuti del Collegio dei giuristi. Poi abbiamo anche
gli statuti del Collegio dei Dottori in Arti e Medicina, che è di poco successivo, diciamo, nella prima stesura, ma la copia che possediamo è del XVI secolo. Però diciamo, nel nostro museo si ha un po' una miscellanea di documenti che sono stati scelti, diciamo un po' cogliendo fiore da fiore quando è nato il museo negli anni 30 del Novecento. E invece per quello che riguarda gli altri due istituti, le serie sono molto più complete, diciamo anche più interessanti da un certo punto di vista archivisticamente. Magari possiamo dire tutti. Allora, l'archivio storico possiede della documentazione che inizia intorno all'Unità d'Italia, quindi al 1860. Sono documenti che riguardano la storia dell'Università di Pavia, quindi documenti prodotti e acquisiti dall'amministrazione e dalle facoltà nel corso della storia dell'Ateneo Pavese. Naturalmente questi documenti che sono conservati da noi non sono naturalmente quelli più antichi che riguardano la storia dell'università, perché chiaramente l'Università di Pavia, nata nel 1361, la documentazione è stata raccolta e depositata presso il locale Archivio di Stato qui naturalmente a Pavia. Quindi noi ci conserviamo documentazione a partire circa dal 1860 con qualche piccola frangia precedente perché quando è stato trasferito quando è stata trasferita la parte più antica presso il locale Archivio di Stato, qualche piccolo gruppo di documentazione degli inizi della prima metà dell'Ottocento è rimasta naturalmente, vuoi per errore o per dimenticanza, presso la nostra sede. Questo per quanto ci riguarda. Al Museo Golgi invece abbiamo un piccolo archivio che custodisce dei documenti che risalgono alla fine dell'Ottocento, legati prevalentemente al laboratorio di patologia generale e ai diversi allievi che si iscrivevano all'università per frequentare proprio il laboratorio di Golgi. Non è un archivio vastissimo, però ha documenti che risalgono a quell'epoca. Sì, ed è interessante, questo non l'abbiamo detto perché noi qui a Pavia lo diamo un po' per scontato, ma diciamo, l'interesse dell'Istituto di Patologia Generale è anche dato proprio dal suo direttore Camillo Golgi, che è stato il primo italiano a vincere il premio Nobel per la medicina, per una tecnica istologica che ha consentito, diciamo, per la prima volta di delineare l'anatomia di una cellula nervosa. E riguardo a questa tecnica, chiaramente ci saranno tanti documenti in archivio. Ci sono alcuni documenti, diciamo, proprio riguardo alla tecnica, i documenti sono qua, nel senso che appunto il museo è una struttura composita e a partire, diciamo, dalla fondazione del museo negli anni 30, alcune famiglie, studiosi, discendenti di collaboratori di Golgi, ad esempio, hanno donato dei documenti al museo. E è un'acquisizione abbastanza recente, donata da un privato, una lettera in cui Golgi per la prima volta descrive a un amico la reazione nera, la lettera a Niccolò Manfredi, che è conservata, diciamo, è stata conservata ed è conservata anche qui da noi un po' come un cimelio, una testimonianza, diciamo, di un'invenzione importante. Poi sempre qui al Museo per la Storia dell'Università abbiamo un grande archivio golgiano che chiamiamo Archivio Veratti, perché si tratta di carte che erano proprio di Golgi, conservate nella sua famiglia, che dopo la sua morte un fedele collaboratore, anche lui poi direttore dell'Istituto di Patologia Generale, ha ordinato e passato al museo. Quindi si trovano bozze di stampa, disegni originali, tracciati, diciamo, da Golgi, che guardava nei suoi microscopi e delineava appunto quello che vedeva nei vetrini realizzati proprio con la reazione nera. In parte questi documenti sono da noi e in parte al Museo Golgi. Al museo abbiamo in particolare anche dei vetrini istologici che illustrano la tecnica che veniva utilizzata da Camillo Golgi, ma non solo, anche poi dai suoi allievi all'interno proprio del laboratorio. E ci sono molti documenti che sono stati lasciati dai successori di Golgi, dai suoi allievi in archivio?
Sì, diciamo l'archivio del Museo per la Storia dell'Università è fornito, potremmo dire, proprio in particolare per la storia della medicina. Ci sono dei piccoli fondi legati a diversi studiosi, sempre in campo medico, in qualche caso diciamo lasciati da altri allievi, quindi documenti di laboratorio che dopo magari la morte di uno studioso sono stati raccolti e depositati qui, in altri casi proprio donati dai discendenti, perché magari desideravano che la memoria del loro caro diciamo, continuasse a essere anche un po' d'esempio per gli studenti dei tempi futuri. Per completare diciamo, la figura di Goggi, però naturalmente da un punto di vista proprio di lui inserito nel contesto accademico, l'archivio storico dispone naturalmente delle carte che non sono naturalmente carte personali, ma carte prodotte naturalmente dal contesto amministrativo in cui Goggi svolgeva la sua docenza e che riguardano proprio la sua carriera accademica di lui in qualità di un professore e quindi anche non concernono naturalmente l'acquisizione di incarichi, il suo ruolo di direttore e di docente ecco, della struttura universitaria. E ci sono, immagino, documenti anche di tanti altri grandi. Sì, in effetti, appunto, nomi famosi ce ne sono, adesso non mi viene in mente perché naturalmente è abbastanza, adesso in questo momento si stanno svolgendo delle ricerche, Torquato Caramelli, geologo, che comunque anche lui naturalmente ha lasciato la traccia della sua diciamo, delle sue abilità e delle sue capacità di docente nella storia dell'università. Di tutti questi personaggi abbiamo un cospicuo fondo rappresentato dai fascicoli personali docenti. Ecco. Quindi interessanti sicuramente per tracciare una storia dell'operato di queste figure importanti come naturalmente il professor Camillo Goggi. Bene, se avete qualcos'altro che avete voglia di raccontare dell'archivio, dei vostri archivi, qualche chicca segreta. Abbiamo parlato delle lettere di Einstein, ci sono magari anche qualcosa dei suoi familiari? Allora, no, dei familiari no, nel senso anche in questo caso le lettere di Einstein sono frutto di una donazione di un'amica. La famiglia Einstein aveva appunto vissuto a Pavia, Einstein aveva conosciuto questa ragazzina come lui nei tempi in cui veniva a trovare i genitori e i due sono rimasti poi in contatto anche dopo la guerra. Questa piccola corrispondenza è costituita da 3 lettere scritte appunto tutte e 3 dopo la seconda guerra mondiale. E quindi diciamo la caratteristica proprio un po' del nostro archivio è la frammentarietà, nel senso che molto spesso è stato oggetto di donazioni anche piccoline, di lettere, documenti che venivano considerati di particolare interesse e pregio. Diciamo negli anni della fondazione del museo si parlava molto spesso di cimeli, più che diciamo di un interesse per ricostruire ad esempio la vita di un'istituzione o le ricerche di uno scienziato diciamo in toto. Si prediligeva a volte anche proprio il bel documento. Quindi diciamo una parte molto bella anche del nostro lavoro è intanto l'interpretazione di questi documenti, nel senso che molto spesso questi documenti da soli parlano poco, diciamo, dicono quello che contengono, ma non sono inseriti in una sequenza che sono tanto importanti, diciamo, per un'interpretazione completa. E d'altra parte però adesso abbiamo la possibilità, anche grazie alla collaborazione tra tutti i nostri istituti e anche con l'Archivio di Stato di Pavia, di ricollocare in qualche modo questi documenti nella serie da cui provengono e quindi dargli dei significati che sono anche significati sempre nuovi. Può capitare che una lettera sia stata appunto donata, per esempio un documento sia stato donato perché è testimonianza di un grande evento, ma magari
può far luce anche su qualcosa di diverso, a volte più intimo, a volte in controluce si vede proprio la vita universitaria, a volte anche la vita studentesca, a volte le note apposte, magari in un manoscritto sono così interessanti da dare proprio una luce nuova al testo stesso, ecco. Quindi sono un po' scoperte continue e diciamo l'interazione tra istituzioni diversi è particolarmente, diciamo, ricca di spunti, perché ci consente di vedere gli stessi oggetti, gli stessi documenti sotto angolazioni diverse. Mi aggancio a quello che ha detto appunto adesso Carla per quanto riguarda l'esplorazione così, diciamo così, della vita di queste persone che naturalmente sono vissute un secolo, 2 secoli fa, quando noi ci approssimiamo a quelli che sono i fascicoli degli studenti e naturalmente viene fuori tutta una realtà della loro provenienza, del loro contesto geografico o appunto storico in cui loro naturalmente vivevano, le loro problematiche a livello, diciamo, del corso universitario che potevano seguire. Ci è capitato naturalmente di incrociare anche, ne abbiamo moltissimi fascicoli degli studenti, fascicoli di persone che venissero da molto lontano, magari dalla Russia, piuttosto che addirittura anche da regioni anche molto più della Cina, che venissero appunto qui in Italia a frequentare soprattutto in particolar modo ecco, la facoltà di medicina, che come diceva Carla sicuramente è la facoltà, diciamo, un po' più storica e più prestigiosa magari che dell'università pavese. Poi vabbè, adesso c'è stato appunto, come si è visto anche nel video, c'è stato possibile raccogliere anche del materiale fotografico che è pervenuto grazie appunto ad una donazione insomma fatta naturalmente all'archivio storico, che questo materiale fotografico che rappresenta un po' tutto il percorso, tutti gli eventi particolari che si sono succeduti nella storia dell'università tra 800 e 900 e da ragioni magari di cambiamenti legati a aspetti architettonici appunto della struttura edilizia dei palazzi universitari, oppure grandi eventi che hanno tracciato un po' le dinamiche, diciamo, culturali, scientifiche e politiche della storia dell'Ateneo. Ecco. Collegandomi a questo, un altro fondo presente nel Museo Goggi è un fondo fotografico, appunto, che è stato da poco digitalizzato, che rappresenta sia scene di vita universitaria, anche momenti istituzionali, ma anche momenti privati della vita di Goggi e anche di qualche suo allievo che a volte era anche parente di Goggi, quindi questa è un'altra parte di documentazione conservata nel nostro museo. E come si conservano questi documenti? Al momento le fotografie sono state tutte poi fatte delle riproduzioni, quindi la fotografia originale è stata conservata all'interno di una carta per conservare le foto, mentre le copie sono esposte all'interno di 2 bacheche all'ingresso del museo, nella cornice però dove erano prima collocate le foto originali. Io penso che se non ci sono altre domande dal pubblico possiamo interrompere qua. Grazie. Sì, vogliamo ringraziare e speriamo che diciamo, far conoscere gli archivi pavesi possano attrarre anche ricercatori o anche curiosi, diciamo, che possono voler venire a visitare i nostri musei e i nostri archivi. E restate a disposizione per ulteriori domande dovesse essercene? Sì, certo. Ok, va bene. Quindi se avete altre domande potete scriverle nei commenti e anche nei giorni successivi la curatrice Carla, Silvia Santa del Museo Goggi e Alessandra dell'Archivio Storico saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande.
Grazie mille e buona serata.